Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, sciamanesimo, esoterismo e tutto questo lo facciamo sempre partendo da un libro da cui traiamo ispirazione. E oggi abbiamo scelto come libro Le vostre zone erronee di Wayne Dyer. Che possiamo anche dire è uno dei tuoi autori preferiti di spiritualità. Decisamente. Io amo quest'autore, mi ha aiutato tantissimo durante il mio percorso di consapevolezza, mi ha dato tantissimi spunti, per cui questo che tra l'altro è stato il libro che l'ha reso veramente famoso nel mondo, che ha venduto anche tantissime copie, diciamo che è un po' il suo cavallo di battaglia, definiamolo così. Sì, non vorrei errare, è il suo secondo libro. Cosa so di certo è che ha venduto oltre 35 milioni di copie. E teniamo presente che questo è un libro scritto nel 1976, è stato un caposaldo del pensiero positivo, dell'autoaiuto, perché è proprio un libro di autoaiuto. Dyer ci insegna a riconoscere queste zone erronee, che altro non sono dei comportamenti limitanti o autodistruttivi che non ci fanno essere felici, no? Che incontriamo nella nostra vita e non ci fanno essere felici. Perché questo? Perché l'obiettivo principale del libro è quello di portare l'essere umano e quindi le persone a essere felici, a Quindi vivere in insegnare felicità. loro come fare questo miracolo, come trasformare una vita infelice da una vita felice, partendo chiaramente dal presupposto che la felicità nasce sempre dentro di noi. Infatti c'è un punto del libro in cui viene anche spiegato che bisogna scegliere con consapevolezza e con intento di essere felici. È una scelta nostra, perché in definitiva possiamo essere felici anche se le condizioni esterne non sono così positive come vorremmo, ma cambia molto il nostro stato emotivo in base all'attitudine con cui noi affrontiamo la nostra vita, le varie prove che ci mette davanti. Per cui ecco, attraverso questo libro, pagina dopo pagina, Dyer ci insegna come essere felici, come coltivare la propria felicità. E ce lo insegna in maniera semplice, no? Tanto che una critica che è stata rivolta a questo libro dagli psicologi era proprio l'aver trattato temi importanti in una maniera comprensibile a tutti e quindi di aver banalizzato alcune cose, ma era proprio un suo obiettivo nel scrivere il libro per renderlo comprensibile a tutti. È ovvio che questo libro è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. E quindi questo libro deve stimolare poi per fare delle ricerche personali e per ampliare le conoscenze. Certo, perché chiaramente Dyer consiglia delle pratiche da svolgere, da compiere per andare magari a modificare delle proprie credenze limitanti o a cambiare degli atteggiamenti che sono autodistruttivi per noi. Però chiaramente se noi ci rendiamo conto che questo non è sufficiente, vuol dire che dobbiamo lavorare su determinate nostre tendenze, no? Che possono essere distruttive piuttosto che depotenzianti. Per cui l'importanza di questo libro è comunque mettere un faro su tutti quegli aspetti della nostra vita che in qualche modo vogliamo quasi non vedere, facciamo finta di non vedere, che causano la nostra infelicità. Ecco, questo libro mette proprio un faro laddove non vogliamo guardare. Sì, e poi ci fa notare queste zone erronee, che lui chiama appunto zone erronee, come abbiamo detto, ma ci renderemo conto di quanto questi principi poi siano dei principi semplici, ma presenti in tantissime pratiche spirituali, che possono essere il taoismo, che possono essere anche gli insegnamenti cristiani, se vogliamo dire, gli insegnamenti sciamanici, cioè sono degli insegnamenti che sono adatti a tutti, a prescindere dalla religione, a prescindere dal credo, perché sono degli insegnamenti universali. Anche perché la verità alla fine è una, no? Soprattutto quando si parla della ricerca della felicità e di seguire proprio il flusso, di seguire l'anima. E noi sappiamo che possiamo essere felici e possiamo sentirci realizzati solo quando seguiamo il flusso, seguiamo l'anima. Sì, poi non vorrei spostarmi troppo dal succo del video, però dobbiamo anche pensare che poi, man mano che uno legge, si informa, studia, si rende conto che
Il punto finale è sempre uno, in tutte le correnti religiose o in tutte le correnti filosofiche o in tutte le correnti spirituali. È la strada per arrivare a questo punto che è diversa, però tutti poi alla fine il punto finale è quello della felicità, cioè il nostro scopo nella nostra vita è essere felici. Una zona erronea che Dyer individua e che riconosce essere la causa molte volte della nostra infelicità è quello di dare sempre la colpa di ciò che ci succede agli altri, quindi di non assumerci la responsabilità. E questo, secondo lui, chiaramente ci toglie tanto potere e tanto controllo della nostra vita. Se noi diamo la responsabilità di tutto ciò che ci accade a una forza esterna o a un fattore esterno o a un'altra persona, in qualche modo è come se dicessimo a noi stessi che noi non abbiamo alcun potere sulla nostra realtà, sulla nostra vita, che non abbiamo il controllo di niente. Per cui il primo passo, e non a caso il concetto della responsabilità, di assumersi la responsabilità, è uno dei primi che lui affronta, se non proprio il primo. Ad ogni modo, prendersi la responsabilità è un qualcosa di fondamentale, secondo il pensiero di Dyer, proprio per arrivare alla realizzazione di sé. Che cosa consiglia nel libro? Facciamo l'esempio del lavoro. Se io tutti i giorni vado al lavoro e non sono felice della mia vita, non posso dare la colpa al lavoro, ma devo dare la colpa a me stesso, prendermi la responsabilità di cambiare il lavoro, perché se no non sarò felice. Prendersi la responsabilità è quello di rendersi conto che è il lavoro che mi rende infelici e quindi di attuare degli atteggiamenti che mi possono aiutare a cambiare appunto il lavoro e a trovarne uno nuovo. Per cui direi anche il riconoscere le proprie zone erronee nella vita, mi spiego meglio, cioè riconoscere che ci sono dei settori che non stanno andando bene. Tu hai fatto l'esempio del lavoro, quindi non sentirsi realizzati professionalmente può a volte esigere un cambiamento e quindi andare alla ricerca di un lavoro che veramente amo fare, oppure magari ci sono tante persone che non sono felici nella sfera sentimentale perché non si sentono capite o non si sentono amate. Anche lì esige un cambiamento questo stato di malessere se lo scopo ultimo è quello di arrivare alla felicità. Quindi quello che ci insegna Dyer e quello che ci consiglia è proprio assumerci la responsabilità, ma anche quello di non mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi e far finta che tutto va bene quando in realtà non è così. Sai Giosuè, in questo primo zona erronea, in questo primo comportamento limitato è racchiuso un po' tutto anche il libro, no? Se ci pensi, perché Dyer alla fine ci vuole insegnare, ci vuole far capire che ogni persona può cambiare il suo futuro, l'importante è prendere la nostra vita in mano, no? E quindi cambiare modo di pensare, modo di agire. Un'altra dei punti che ci affronta Dyer in questo libro è quello del pensiero positivo, o meglio, lui ci fa capire che il comportamento, il pensiero limitante è quello di avere un pensiero negativo e quindi magari non ce la faccio a fare questa cosa. Dobbiamo essere bravi a trasformare questa frase in un pensiero positivo, che può essere non ce la faccio, ma ce la farò o metterò del mio meglio per potercela fare. È un cambio di mentalità semplice. Poi possiamo dire che il pensiero positivo in realtà applicarlo è molto semplice, basta guardare sempre il bicchiere a mezzo pieno. Cioè Sì. Fondamentalmente è questo che ci insegnano questi libri, è un po' la saggezza dei nostri nonni, no? Cioè guarda il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, alla fine è questo quello che ci viene detto di fare. Sì, ma infatti uno degli esercizi pratici è anche quello di a sera di ricordare tutta la giornata e di ricordare appunto proprio i momenti salienti, i momenti belli della giornata e quindi vederli proprio con felicità, queste cose belle che mi sono capitate durante la giornata, ma anche le qualità che magari ho all'interno di me. O magari anche fare un elenco di tutte le cose di cui siamo grati che ci sono successe durante la giornata. Anche questa è una pratica molto interessante. Ma sì, è una pratica interessante nella sua semplicità. Prima di tutto è interessante perché ci dà la possibilità di ritagliarci quei 5 minuti, quei 10 minuti serali e solo per noi stessi, perché il fatto di ripensare alle cose belle della giornata ci permette di estraniarci un attimo e quindi di parlare con il nostro io interiore, no? Quindi per riassumere,
prendere consapevolezza di come noi utilizziamo la nostra mente, di come formuliamo i nostri pensieri. Faccio un esempio: se ci rendiamo conto, per nostra consapevolezza o perché ce lo fanno notare gli altri, che tendiamo a lamentarci sempre o a piangerci sempre addosso, dobbiamo riconoscere che questo rappresenta un problema per la nostra felicità, perché ovviamente, come abbiamo imparato ormai da tempo, i nostri pensieri determinano poi le nostre emozioni, quindi se io faccio dei pensieri negativi non posso pretendere di provare gioia, di provare felicità. Chiaramente mi sintonizzerò a livello emozionale in linea con questi Si dice pensieri. sempre pensieri negativi attirano sentimenti negativi, pensieri positivi attirano emozioni positive. Certo, ma anche eventi oserei dire, tant'è che solitamente quelle persone che si piangono sempre addosso o che dicono sempre che tutti ce l'hanno con loro, che gli va tutto sempre male, sono delle persone, ahimè, che effettivamente, diciamo, non sono particolarmente fortunate, ma non è una questione di destino, è proprio una questione di energia autoprodotta. Queste persone che si piangono addosso non sono consapevoli del carico di energia negativa che loro producono attraverso i loro pensieri, e questa energia produce, crea, attira eventi con la stessa risonanza. Questo bisogna imparare a capire se vogliamo veramente trasformare la nostra vita. Finché non lo capiamo, creiamo, ma in maniera inconsapevole, creiamo in una direzione che non è quella che vogliamo intraprendere. Eh sì, perché qui poi potremo andare anche a parlare del vivere in presenza, nel qui e ora, no? Se stasera andiamo a casa di amici e siamo in una cena, io mi devo godere il momento e quindi devo essere presente nella scena, divertirmi e non devo farmi condizionare da quello che mi è successo durante la giornata, magari si ritorna sempre al lavoro, che magari è stata una giornata dura, perché non mi godo il momento, ma ancora peggio questo si ha quando cose che ci sono successe nel passato le spostiamo nel futuro, le proiettiamo Proiettiamo. nel futuro. E quindi mi è capitata una cosa brutta nel passato, vivo in ansia il futuro perché so che questa cosa mi potrebbe ricapitare. E invece è sbagliatissimo questo, perché il futuro non si sa, quindi non ha senso fissarci a guardare quello che ci è successo, ma dobbiamo vivere il momento. Dobbiamo imparare a svuotare il nostro cestino, no? Come il computer. Nel computer che cosa cestiniamo? Quello che non ci serve più. E anche noi dobbiamo imparare a fare questo. Se noi sappiamo che qualcosa che ci è successo, che ci ha fatto male, è comunque un carico importante che ci va a condizionare le nostre scelte future, o impariamo a cestinare questa energia, questa informazione, ma se non riusciamo a farlo, dobbiamo lavorarci sopra. Ci sono vari modi per lavorarci sopra, e quindi è chiaro che non si può pretendere che le persone cambino dall'oggi al domani leggendo per esempio questo libro. Questo libro ti mette in luce delle tendenze che tu puoi avere che causano la tua infelicità, ti fanno riconoscere le tue zone erronee. E chiaramente se non ti basta leggere il libro per risolvere questi problemi, devi prenderti la responsabilità di te stesso e quindi devi iniziare a lavorarci sopra, in un modo piuttosto Allora, che un altro. io aggiungerei anche una cosa. Questi libri, se uno non vuole lavorare su se stesso, non servono a niente. Non ha senso nemmeno leggerli, perché il lavoro su se stessi è un lavoro faticoso e quindi questi libri ti danno la chiave per poter accedere ad un lavoro personale, a un lavoro su se stessi, ma poi il lavoro lo dobbiamo fare noi, non è certo un libro che ci può rendere felici nella vita, siamo noi sempre per il discorso di prenderci le nostre responsabilità, che prendiamo in mano la nostra vita e attuiamo delle cose. In questo caso magari posso fare dei corsi, magari posso imparare a meditare, posso fare tante cose che mi aiutano a trovare la felicità, ma non è il libro in sé che mi fa trovare la Diciamo, il felicità. libro, soprattutto in questi libri di autoaiuto, il più delle volte il libro parla dell'esperienza personale dell'autore, che magari si è trovato nella notte buia dell'anima, in un momento di crisi. Quante volte abbiamo sentito queste storie in questi autori, anche Giovitale per esempio, un esempio,
si sono trovati in questa grande crisi personale e hanno rovistato dentro di sé fino a trovare quella via per risorgere, per realizzarsi, per dare alla luce loro stessi. E quindi è la loro esperienza, è la loro via, il loro esempio. Noi possiamo prendere spunto, ma comunque il lavoro, come dicevamo prima, siamo costretti a farlo noi. Noi ci dobbiamo mettere in gioco. Inoltre, Dyer ci dice anche che dobbiamo eliminare la paura della non approvazione. Il discorso dell'approvazione altrui è molto complesso e il senso del giudizio ci condiziona veramente a 360 gradi, anche se non ne siamo consapevoli, perché noi potremmo addirittura fare delle scelte in base all'opinione altrui. Quindi se io sono particolarmente influenzato dalla mia famiglia e so che ha delle aspettative, o sono particolarmente succube del mio partner e so che ha delle aspettative, per compiacere la famiglia o il partner io potrei fare delle scelte pensando in buona fede che sono delle scelte che io voglio fare, ma che in realtà purtroppo sarò costretto ad ammettere a me stesso prima o poi che non erano affatto delle scelte giuste per me. Quindi il fatto di liberarsi del giudizio altrui ci serve proprio per capire veramente noi cosa vogliamo fare. È chiaro che se io sono un'anima ribelle e che anche a 50 anni mi piace andare a suonare la chitarra in un gruppo hard rock, invento, e io taglio questa parte di me perché so che la mia compagna o il mio compagno non sono d'accordo, io sto tagliando via un pezzo della mia anima, io sto rinunciando a una parte di me e quindi poi non posso pretendere di sentirmi realizzato, di sentirmi felice. Per cui ecco, il giudizio degli altri lo possiamo ascoltare, lo possiamo osservare, ma dobbiamo sempre chiederci, farci questa domanda: questo giudizio merita che io cambio come sono fatto? È veramente questo il prezzo che devo pagare? Sono disposto a pagarlo? La risposta, se siamo in contatto con la nostra anima, è sempre no. Oltretutto te hai fatto gli esempi dei familiari, no? Ma questo problema c'è a 360 gradi nella società, nel senso che magari io sento la necessità di fare yoga sulla spiaggia, non la faccio perché ho paura del giudizio degli altri, no? Mi E viene da invece ridere, mi viene da devo... ridere perché, scusa se ti interrompo, perché quando ero molto giovane, quando avevo sui 20 anni, mi capitava appunto, era l'inizio del mio percorso spirituale, mi capitava a volte di mettermi sulla spiaggia a fare meditazione. E mi ricordo che quando ero con i miei genitori loro si vergognavano da morire di questa cosa perché la gente mi vedeva, mi guardava strano, no? Chiaramente si parla di 25 anni fa, per cui insomma sono passati tanti anni e per questo il mondo forse non era ancora abituato a concetti come la meditazione, il silenzio interiore e quindi capisco esattamente questo esempio che tu stai facendo perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Sì, ma ho fatto questo esempio, ma ne potremmo fare tanti altri e direi che in questa zona erronea ci cadiamo un po' tutti, no? Perché chi più, chi meno c'è sempre qualcosa. Magari c'è la persona a cui piace dipingere, ma non ha il coraggio di farlo perché poi le persone potrebbero giudicarlo e potrebbero dirgli che quello che ha fatto non è bello, ma non è quello lo scopo. Dipingere un quadro lo faccio perché così nutro la mia anima. La cosa triste è che moltissime persone preferiscono essere infelici pur di piacere agli altri. E adesso voglio farmi un esempio, che anche questo è un esempio un po' datato perché risale alla morte di Lady Diana. In quel periodo avevano fatto un sondaggio in una rivista femminile, un sondaggio molto interessante perché avevano chiesto a un campione di donne se avessero mai preferito fare la vita di Lady Diana, quindi una vita comunque da donna infelice, perché era infelice a livello sentimentale, perché non si sentiva amata né realizzata al 100%, però comunque aver vissuto da principessa, no? Quindi essere famosa, avere tutte le foto sui giornali. Quindi l'opzione 1 era
vorresti avere la vita di Lady Diana pur sapendo che comunque non sarai felice, o preferisci avere una vita anonima che non ti conosce nessuno, però con la sicurezza di essere felice? E la maggior parte delle donne, questa è una cosa raccapricciante, ha risposto che preferiva essere infelice ma avere la fama, la popolarità, la ricchezza di Lady Diana. Ma questo lo vediamo tutti i giorni anche guardando i social, no? Quanto è importante ormai apparire, fare apparire che siamo felici quando magari poi non è vero, fare apparire che abbiamo un sacco di soldi quando poi magari Non non è è così? vero. Diciamo che ci può essere la paura dell'anonimato e qui affrontiamo la parola paura, che è un'altra zona erronea, che Dyer ci esplica in questo libro, no? Sì, perché lui chiaramente tra tanti consigli che dà anche quello di affrontare le proprie paure. Cioè anche qui non dobbiamo mettere la testa nella sabbia. Se sappiamo di avere una fobia che comunque ci limita, faccio un esempio, persone che vorrebbero tantissimo visitare il mondo, viaggiare, ma hanno paura di volare. Così come qualsiasi altra zona erronea, noi dobbiamo lavorarci sopra. Dobbiamo prendere consapevolezza che così come ci è venuta questa paura, ce ne possiamo liberare, perché tutto parte dentro di noi. E quindi capire che alla fine è l'intento, si ritorna sempre lì, è l'intento tanto caro agli sciamani che farà la differenza. Quindi anche il concetto di felicità, prima di tutto lui ti dice devi scegliere di essere felice, perché quante persone, magari quando si va nei posti più poveri del mondo, vediamo che ci sembrano molto felici pur non avendo niente, questi bambini che sono sempre sorridenti, che giocano, poi magari non hanno niente, vivono nella miseria, ma riescono comunque a godersi quel poco che hanno vivendo nel qui e ora, nel momento presente. Infatti abbiamo parlato di paura. Come superare questa paura? Vivere anche nel presente, perché è ovvio se io vivo nel passato e penso sempre al passato, proietterò le cose che mi sono accadute nel futuro e quindi magari date cose non le farò perché dirò mi è già capitata questa cosa, mi ricapiterà in futuro. Ma come abbiamo detto all'inizio, non lo sappiamo questo perché il futuro è comunque incerto, quindi io posso programmare, posso fare tutte le scelte, ma non avrò mai la certezza che le cose andranno in una data destinazione, quindi bisogna anche accettare il futuro e nemmeno pensarci troppo. Per cui anche una tecnica che si può utilizzare è quella di metterci costantemente alla prova, no? Se c'è qualcosa che ci spaventa, magari non ci la sentiamo di affrontare il problema di petto, non so, ho paura di uscire solo, da solo senza nessuno. Chiaramente questo può essere un problema che fin da subito potrei non riuscire a risolvere. Ok, allora cerco di farlo magari, non so, un minuto al giorno, mi autotesto, faccio su di me un lavoro di allenamento quasi costante che piano piano allunga la mia resistenza, quindi magari all'inizio riuscirò a stare da solo per strada un minuto, poi magari 2 minuti, poi 3 minuti, finché piano piano diventerà per me una cosa normale. Quindi questa consapevolezza che noi lavorando sulle nostre zone erronee, sui nostri blocchi o le nostre paure, lavorandoci con intento, riusciamo, anche magari a volte facendoci aiutare, sicuramente a risolvere il problema. E quanto secondo te l'autostima influisce? Beh, l'autostima è fondamentale perché l'autostima determina anche le nostre credenze. Quindi se io credo di non valere nulla o di non essere abbastanza bravo o abbastanza bello, già queste sono delle limitazioni importanti perché avendo queste credenze io certe scelte non le farò mai. Se sento di essere un brutto anatroccolo non mi verrà mai di prendere l'iniziativa, andare dalla ragazza che mi piace e attaccare bottone, no? Mi sto autolimitando. Per cui devo prendere consapevolezza che se ho un problema di autostima ci devo lavorare sopra. Chiaramente l'autostima è determinata dai genitori anche che abbiamo avuto, di come ci hanno fatto sentire durante l'infanzia, durante i nostri primi anni.
Quindi non basta dire faccio così, ok, da oggi mi sento il più figo, mi sento il più bravo, magari fosse così semplice, ci dobbiamo senz'altro lavorare sopra. Però ecco, quello che consiglia Dyer e che considero molto interessante è quello di iniziare a autolodarsi, no? Celebrare i successi, che possono Certo. essere, che noi si pensa sempre a successi, vinco la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ma i successi non è primeggiare, possono essere anche dei piccoli successi, ma che vanno a lavorare nel profondo della nostra autostima. Sì, infatti anche qui riconoscere le cose belle di noi che abbiamo. Ok, magari non sono Brad Pitt, no? Per esempio, però sono molto bravo, che ne so, a fare la contabilità, che per molti è qualcosa di impensabile. Io, per esempio, sono un disastro per tutte le cose da commercialista. E anche quello è un talento, un dono. Riconosci le cose belle che hai, che possiedi, lodati e quindi diciamo anche autoallenandosi a guardare gli aspetti positivi che abbiamo, autoallenandosi a autoelogiarsi, sicuramente la nostra autostima può beneficiarne parecchio, no? Perché anche qui si tratta di un allenamento che facciamo su di noi. Un altro degli esercizi che Dyer ci consiglia anche di fare è quello di, a fine giornata, scrivere proprio 3 cose di cui sono orgoglioso di me, 3 cose che devo festeggiare che mi sono capitate nella giornata, no? Perché questo mi aiuta a migliorare nella mia autostima. Invece siamo sempre presi a fine giornata a guardare solo le cose negative che ci sono successe e dare poco spazio al positivo, quando invece dovremmo fare il contrario, no? Un'altra zona erronea sono i sensi di colpa. Anche quelli sono terribili, no? Quanto ci bloccano i sensi di colpa. I sensi di colpa possono nascere da qualsiasi cosa, possono nascere all'interno del nostro rapporto di coppia, possono nascere nel lavoro dove magari non ci sentiamo mai di fare abbastanza. Molte volte i sensi di colpa sono indotti da chi esige da noi determinate cose, ci fa sentire in colpa perché noi non riusciamo a farle o a darle. Anche qui bisogna prendere consapevolezza che ogni errore che noi facciamo, se errore si può chiamare, ogni cosa per la quale noi ci diamo la colpa è comunque un insegnamento. Se io mi sento in colpa perché, non so, ho sbagliato a gestire un problema sul lavoro, ho commesso un errore grossolano, se prendo consapevolezza che quell'errore mi permetterà in futuro di non commetterlo più e di migliorare la mia prestazione professionale, quello non è più un errore che mi porta a sentirmi in colpa, quello diventa un insegnamento importante per me, che ringrazio, meno male ho fallito in questa cosa perché attraverso questo fallimento io ho imparato qualcosa di importante. E quindi guardare sempre il lato positivo di qualsiasi cosa. Eh sì, queste sono classiche di quelle persone che magari le capitano di ogni, ma le vedi sempre positive o riescono a estrapolare di una situazione il punto, la cosa positiva di quello che gli è successo. È una prospettiva completamente diversa di vivere la vita. Anche di imparare a sfruttare tutto, sfruttare qualsiasi momento, anche i momenti brutti vanno sfruttati, no? Non so, per esempio, mi trovo in una fila terribile, sono in tangenziale bloccato, sicuramente starò bloccato lì per un'ora, invece di imprecare, di arrabbiarmi, di sbraitare. Ok, cosa posso fare in quest'ora in cui sono bloccato? Magari mi ascolto una puntata di Spiritual Podcast. Visto che siamo anche sulle piattaforme dei podcast. Esatto, quindi non so, mi seguo un programma alla radio che mi piace o mi ascolto un podcast, mi ascolto la musica che mi piace, mi metto a cantare a squarciagola. Cioè, ci sono tantissimi modi per trasformare una situazione apparentemente negativa in qualcosa di utile e funzionale per noi. Mi viene in mente un'ex compagna di mio padre che ogni volta che pioveva lei scendeva di corsa, insaponava la macchina, così poi quando veniva bene bagnata dalla pioggia era già pronta, no? Quindi questo è un esempio di come sfruttare una situazione apparentemente brutta in positivo.
Sì, una cosa che prima si poteva fare, adesso... No, lei lo fa non... tuttora, Ah, ok. ma lei è livornese, si Ah, sa che a ok. Livorno si fa come ci pare. Esatto, esatto. Te questo libro lo consiglieresti alle persone? Io consiglio tutti i libri di Wayne Dyer perché sono un balsamo per l'anima. Ora, questo è uno dei primi, secondo me poi in quelli che ha scritto poi è diventato ancora più bravo, anche perché contestualmente ha fatto un lavoro spirituale importante. Però io li consiglio tutti perché secondo me è proprio una persona che scrive col cuore e dà degli insegnamenti importanti e utilizza anche un linguaggio che te li fa interiorizzare questi insegnamenti, fa in modo che diventano tuoi in qualche modo. Quindi la critica che negli anni 70 e negli anni 80 gli è stata mossa, quello di aver reso troppo semplicistici dei concetti grossi, dei concetti importanti, per te è un'accusa troppo forte. È un'accusa forte perché il pregio di questo libro, soprattutto in quegli anni, era quello di mettere il faro su determinate dinamiche che tutti noi abbiamo, ma che non vogliamo guardare, che effettivamente sono la causa della nostra infelicità. Quindi, ok, magari il modo in cui certe zone erronee possono essere risolte, chiaramente, come dicevamo prima, semplicemente con i suoi consigli, con i suoi approcci, potrebbero non bastare in alcuni casi, perché magari sono frutto di un condizionamento che abbiamo ricevuto molto pesante o di un trauma che abbiamo ricevuto. Però ecco, già il fatto che noi mettiamo il faro su cosa non funziona nella nostra vita o dentro di noi, ci dà quella forza, quella voglia, unita a principio, prenditi la responsabilità della tua vita, di rimboccarci le maniche e di darci da fare per cambiare le cose. Anche secondo me è un libro che deve essere letto, un libro che deve stare nella libreria di un ricercatore spirituale. Bene ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. Se questo video vi è piaciuto fatecelo sapere con un pollice in su, magari anche un commentino, che questo ci aiuta a crescere e a essere conosciuti. Se pensate che questo audio, se questo podcast o se questo video possa essere di ispirazione e di aiuto a qualcuno, condividetelo. E noi ci vediamo sempre qui per un'altra puntata di Spiritual Podcast. Ciao! Ciao!